Ciao a tutti amici di Guidrive e benvenuti in questo nuovo video. A fine settembre, come penso vi ricordiate, Dacia ha presentato la sua nuova gamma pesantemente rinnovata. In questo video qui in alto nelle schede il nostro Bart vi ha parlato delle novità meccaniche, tecnologiche, ingegneristiche ma soprattutto estetiche dei due modelli che più interessano il mercato italiano, in particolar modo la Sandero e la Sandero Stepway, quindi la versione urban e la versione leggermente più crossover che gioca a fare appunto l'avventurosa con altezza da terra maggiorata, barre sul tetto, protezioni in plastica e quant'altro. Qualche giorno fa, più che altro, siamo stati interessati da una notizia, ossia sono stati diramati sul sito francese di Dacia i prezzi della gamma, perché parliamo comunque di un brand che sì, mantiene un po' le caratteristiche tecniche delle precedenti generazioni del gruppo Renault, ma che appunto vengono offerte a dei prezzi veramente tanto competitivi. Vi ricordo che Dacia è praticamente il brand più venduto per quanto riguarda il segmento low cost di vetture di varie categorie. Parliamo delle vetture cittadine, dei crossover, dei mini SUV e anche delle versioni più familiari e monovolume. Adesso, oltre a questo, è uscito sul configuratore di Dacia il nuovo modello, la nuova generazione di Sandero e Sandero Stepway. Nel video però che state per vedere, come nel precedente qui in alto nelle schede riguardante i prezzi, abbiamo fatto un confronto appunto tra i prezzi presumibilmente italiani e quelli ufficiali in Francia. In questo video ci focalizzeremo sul configuratore francese di Dacia. Quello italiano non è ancora stato aggiornato, ma vi posso dire con quasi assoluta certezza che i due configuratori si equivalgono. Ho fatto una configurazione di esempio tra la scorsa generazione di Sandero in Francia e in Italia, e a parte la differenza di poco più di 220 euro tra quello francese e quello italiano, gli equipaggiamenti, gli allestimenti, i colori, le versioni erano praticamente gli stessi, quindi direi che è il caso di andare un po' a configurare per renderci un po' conto di quanto può effettivamente costare, chiave in mano, una nuova Dacia Sandero. Come potete vedere, Dacia.fr, questo è il configuratore della gamme Dacia, diciamolo un po' in francese. Con le vetture disponibili abbiamo la Sandero di scorsa generazione, la Nouvelle Sandero e Sandero Stepway, la Duster e la Logic, quindi è la monovolume, il grande monovolume di Dacia. A noi interessa il Sandero, anzi la Sandero, con dei prezzi a partire da 11.190 euro per la versione urbana normale e 12.590 per quanto riguarda la versione Stepway. Voglio configurare proprio questa, che secondo me è la versione un po' più accattivante. Lo vedete da cosa? Dal fatto che la vettura è stata di talmente tanto successo che il configuratore di Dacia la mette nella miniatura della scorsa generazione, quindi non è prevista la, tra virgolette, Streetway, ma solamente la Stepway, quindi clicchiamo sulla Sandero Stepway di ultima generazione. Abbiamo in Francia due allestimenti, la Essentiel e la Comfort. Gli equipaggiamenti andrò un po' a tradurvi in questo video. Della versione Essentiel da 12.590 euro con la motorizzazione EcoG, quindi GPL da 100 cavalli, riguarda il media control, quindi la connettività del Bluetooth con un supporto per lo smartphone, quindi senza il display, con due altoparlanti, una presa USB e la connettività quindi Bluetooth, il clima manuale e la regolazione in altezza del sedile del guidatore. Possiamo andare a vedere anche tutti gli equipaggiamenti di serie, ma penso che siano quelli di partenza anche per la versione che vogliamo configurare oggi in concreto, che è la Comfort, con un prezzo da 13.890 euro per quanto riguarda la versione turbo benzina da 90 cavalli, che di serie, oltre a quelli della versione precedente, ha anche il media display, quindi lo schermo dell'infotainment da 8 pollici con il mirroring dello smartphone, 4 altoparlanti invece di 2 e anche il supporto telefonico, oltre a quello della presa USB. Abbiamo il clima automatico e anche le barre sul tetto modulabili, molto interessanti. Andiamo a vedere tutti gli equipaggiamenti di serie, ce ne sono praticamente tantissimi. Ci sono i sensori di parcheggio, il clima automatico, la regolazione in altezza e in profondità del volante, abbiamo anche la regolazione elettronica degli specchietti retrovisori esterni, la modalità di guida eco, la vetratura privacy, insomma tantissimi equipaggiamenti. Abbiamo anche il rilevamento di pressione degli pneumatici, la frenata d'emergenza con anche l'avviso di frenata d'emergenza, il kit di gonfiaggio degli pneumatici, gli airbag laterali anteriori per quanto riguarda passeggero e guidatore, gli agganci Isofix, ABS chiaramente, insomma ve li sto leggendo un po' come vengono, perché chiaramente mi devo anche destreggiare nel configuratore in francese. Oltre a questo abbiamo anche il quadro strumenti TFT dedicato al guidatore e i proiettori full LED con la firma luminosa a forma di Y, quindi direi di scegliere questa
questo allestimento, vi ricordo comfort da 13.800 euro, è andare un po' a simulare una nostra configurazione. La scelta per le motorizzazioni è tra la Eco G, quindi GPL 100 cavalli da 13.890 euro, stesso prezzo turbo benzina da 90 cavalli. Direi che il prezzo è lo stesso, cambio manuale a 6 rapporti, le emissioni sono tra i 109 e i 115 grammi di CO2 per chilometro secondo il ciclo VLTP, mentre sono tra i 120 e i 128 per la turbo benzina, consumi tra i 7,1 e i 7,4 litri su 100 km per la GPL, con una coppia massima di 170 Nm. Direi di selezionare quella che secondo me è la più vantaggiosa a parità di prezzo, che è appunto la GPL. Andiamo avanti con la configurazione del design esterno, che ci mostra come il colore di partenza. Questa è un po' una visualizzazione in 360 gradi di come è cambiata, ve la faccio vedere un po' nella vista tre quarti posteriore, la nuova Sandero Stepway. Abbiamo gratuito un bianco ghiaccio se vogliamo, ma possiamo aggiungere per 500 euro un'ampia gamma di colorazioni, ce ne sono ben 6 con blu Iron, rosso Fusion, grigio Highland, interessante come colorazione, un grigio Comet, un grigio un po' più scuro se vogliamo, la configurazione di lancio con l'arancio Atacama, che è una colorazione condivisa tra l'altro con una vettura che abbiamo guidato in precedenza in questo test drive qui in alto nelle schede. Sto parlando della nuova Renault Captur, anche qui vedete la familiarità nel gruppo. E infine una colorazione nero nacre, che secondo me è quella che sceglieremo perché va un po' a, se vogliamo, rendere elegante una vettura del genere, a nascondere le protezioni in plastica che secondo me a lungo andare sarebbero un po' stancanti, ma che sono molto utili soprattutto se percorriamo strade di campagna, e quindi selezioniamo questa colorazione nera da 500 euro. A intuito Jant penso che siano i cerchi, possiamo scegliere quelli gratuiti da 16 pollici, sono dei cerchi, non penso siano in lega quanto piuttosto delle coperture da 16 pollici, per 200 euro possiamo aggiungere dei cerchi con un design Mahalia. Sinceramente quelli di serie stanno più che bene con questo design abbastanza elegante, e quindi possiamo andare direttamente alla configurazione degli interni, design interior. Dovremmo avere, ecco appunto, una sola disponibilità. Questi sono gli interni profondamente rinnovati, vedete un po' il TFT per il guidatore, il volante della vettura, la zona dedicata al clima e alla leva del cambio, che ricordano molto quelli della nuova generazione, la quinta generazione della Renault Clio, il supporto dello smartphone, molto intelligente come scelta, e anche il display da 8 pollici touchscreen. Secondo me sono degli interni molto interessanti, tra l'altro abbiamo delle cuciture a contrasto con la selleria Stepway, cuciture e dettagli arancioni a contrasto. Questa è la zona del divanetto posteriore con un bicolore grigio e nero scuro, e abbiamo anche il tetto in grigio più chiaro, un abitacolo pesantemente rinnovato rispetto alla scorsa generazione. Non possiamo far altro che andare avanti perché è l'unico incluso nel prezzo. Andiamo avanti agli equipaggiamenti come gli optional. Cominciamo dai pacchetti. Abbiamo il Pack City con la retrocamera, l'aiuto al parcheggio quindi con i sensori anche anteriori, e l'angolo cieco, quindi il detector d'angle mort, quindi sarebbe praticamente il blind spot, quindi ciò che ci va ad avvisare per quanto quel sistema che ci avvisa di oggetti in avvicinamento per quanto riguarda l'angolo cieco. Aggiungiamolo per 400 euro perché, come vi ho detto nella nostra serie del configuratore, la sicurezza non è mai troppa nelle vetture. Si può aggiungere un pack comfort che aggiunge un sistema viva voce per quindi mani libere, il freno a mano elettronico e la console con sinceramente un sistema che non riesco a tradurvi. Fatemelo sapere nei commenti se ci riuscite, ma penso che stiamo bene così con il Pack City. Perché sinceramente aggiungere il viva voce non so quanto sia utile, dato che abbiamo la configurazione dello smartphone che ci aiuta in tutto. Andando a media e navigazione, abbiamo già lo schermo da 8 pollici, questo ci aggiungerebbe solo 2 altoparlanti in più, una presa USB in più e il navigatore un po' inutile, quindi possiamo anche risparmiare, così come risparmiamo ovviamente sulla cartografia dell'Europa e della Francia.
In Comfort ritroviamo molti di sistemi aggiunti nei pacchetti, quindi il Pack City già aggiunto, il pacchetto per quanto riguarda l'accessorio per quanto riguarda il VivaVoce, quindi il sistema freehand e la retrocamera di parcheggio. Andiamo quindi agli accessori. Tra gli accessori molto interessanti, non so quali aggiungeremo sinceramente tra questi, ma ve li voglio elencare perché sono molto funzionali. Abbiamo un box che ci permette di mantenere al fresco le vivande da 130 euro, i dadi antifurto da 43 euro, abbiamo anche un portabici da 65 euro, il kit di sicurezza da 20,50 euro, sinceramente una cifra veramente bassa e lo aggiungiamo con tranquillità. Tra l'altro al centesimo, una cosa che non si nota mai nei configuratori che abbiamo visto fino ad oggi. Abbiamo anche altri sistemi di portabici, quindi da 460 a 580 euro, la copertura e il box porta oggetti, se vogliamo, per il tetto da 250, questa è la copertura semplicemente da 250 e 84 centesimi per le barre sul tetto, ma anche il box rigido da 400 litri e da 480 litri, altri accessori per il portabici, il seggiolino Isofix da 800 euro, ne abbiamo un altro da 400 euro, un altro ancora da 500, insomma come vedete tanti accessori. Abbiamo anche il paniere da picnic di Dacia da 45,31 euro, veramente molto interessante, e altri accessori come l'estintore da 1 kg omologato per il mercato francese da 21,50 euro, altri portabici e anche il portasci o snowboard della Tool da 150 euro. Andiamo al termine della nostra configurazione, dove abbiamo raggiunto secondo me un obiettivo importante per un'auto del genere: stare sotto i 15.000 euro. Ci siamo riusciti alla grande, il prezzo finale della vettura è 14.810,50 euro, questo per la Francia. Penso che sicuramente in concessionario ci farebbero almeno lo sconto dei 50 centesimi, perdonate l'ironia, ma sicuramente questo prezzo è destinato ad abbassarsi ancora di più per il mercato italiano, perché come vi ho detto il prezzo in Italia solitamente per una Dacia Sandero è di circa 200 euro in meno, quindi saremmo intorno ai 14.500-14.600 euro, considerando anche tutti quanti gli eco-incentivi per le vetture più green, perché ricordiamoci, questa è una vettura che vanta, almeno allo stato attuale delle cose, per la regolamentazione italiana della circolazione, degli eco bonus, perché è una vettura a GPL, quindi un po' più green, oltre ovviamente ai classici sconti in concessionaria. È una configurazione abbastanza ricca, interessante, per un prezzo sotto i 15.000 euro secondo me è di tutto rispetto. Andiamo un po' a vedere le specifiche di questo motore da appunto 100 cavalli, 101 cavalli precisamente, 74 kW con FAP. Abbiamo anche il numero di cilindri, che sono 3 cilindri per questa motorizzazione Euro 6, immatricolata secondo l'omologazione VLTP, con, ripeto ancora una volta, 170 Nm di coppia massima e una capacità del serbatoio di 40 litri, con una riserva, non so perché qui mi mette reservoir carburante, fatemi sapere nei commenti cosa vuol dire questi 50 litri. In ogni caso abbiamo qui tutta la tabella, è inutile tradurvela perché sono semplicemente dati numerici per quanto riguarda le emissioni della vettura, con una velocità massima di 177 km/h e un'accelerazione nello 0-100 veramente sportiva di 11 secondi e 9 per raggiungere i 100 da 0. Qui penso che in francese attivo un attimo la traduzione italiana. Per quanto riguarda i freni, abbiamo freni posteriori che dovrebbero essere a tamburo e freni anteriori a disco. Tra l'altro abbiamo pneumatici anteriori e posteriori 205/60 R16, con tutte le varie informazioni per quanto riguarda il peso, il carico e la massa della vettura che è lunga 4,09 metri, larga con gli specchietti esterni inclusi 1,84 m e anzi con gli specchietti 2,0 metri, 007 praticamente, un interasse di 2,60 m e tra l'altro qui ci sono altre informazioni per quanto riguarda il volume di carico, per quanto riguarda il bagagliaio, quindi oltre 300 litri, e il cambio, che è un cambio automatico, un cambio meccanico manuale da 6 rapporti. Insomma, una configurazione per un'auto veramente interessante. Eccola qui in questa visuale
tre quarti anteriore, tre quarti posteriore e dell'abitacolo in vista point of view. E adesso voglio sapere da voi nei commenti cosa ne pensate, se questa configurazione per questo prezzo è valida. Ricordatevi ancora una volta un margine di circa 200 euro in meno per il mercato italiano di questa vettura. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like, non perdetevi l'intera serie delle configurazioni, oltre ai video che vi ho consigliato sul Focus della Dacia Sandero di ultima generazione e come fare per essere aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. Vi basta seguirci dovunque cercando su internet, nelle varie piattaforme social e sul nostro sito wedrive.tv e iscrivetevi al nostro canale cliccando sul campanello per ricevere le notifiche.